Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche, lavorative ed economiche per il secondo semestre del 2024. Mm, mm, La stella e la morte. Beh, diciamo che potrebbero quasi bilanciarsi queste carte. Come l'idea che potrebbe esserci una rigenerazione di qualche tipo di obiettivo, qualche tipo di desiderio, come un cambio, se vogliamo, ma è più un rinnovamento. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e alle previsioni per il primo e secondo semestre del 2024. Sono 4, una è questa, poi ce n'è un'altra sull'affetto e l'economia, no scusate, sull'affetto e l'amore, una sulla crescita spirituale e l'altra è una lettura un po' in generale con i punti più salienti. Bene, andiamo a vedere. Ok, partiamo con un re di spade, cavaliere di pentacoli, 4 di coppe, regina di bastoni, imperatrice, appeso, quattro di pentacoli, 3 di bastoni e eremita. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta, dopo farò i vari esempi per disoccupati, occupati, economia e via dicendo, insomma. Partiamo da questo re di spade al contrario. Mi ha subito dato una sensazione di troppa flessibilità. Probabilmente è quello che dovete rigenerare, perché sia la morte che il re di spade sono carte che tagliano, hanno la spada, appunto. Andiamo a vederlo. Giudizio. E regina di bastoni. Mm. Allora, qui devo dirvi che potrebbe essere una presa di consapevolezza di non avere il polso di una certa situazione. Potrebbe essere una telefonata, una comunicazione, una notizia che in qualche modo arriva e vi destabilizza. È come se vi togliesse un certo tipo di lucidità mentale. Andiamo a vedere il cavaliere di denari. Sette di bastoni e regina di spade. È come se ci fosse da fare le cose fatte meglio, più precise, guardare più il dettaglio, come questa sensazione. Andiamo a vedere il 4 di coppe.
Abbiamo un asso di spade, di nuovo una spada che taglia. E un 10 di coppe. Allora vi dico, l'asso di spade è una carta di comunicazione così come il giudizio. È una carta di presa di consapevolezza, una carta di chiarezza mentale ed è anche una carta che mi dice che qualcuno tirerà fuori qualche tipo di argomento. Non so, come l'idea che andrete a smuovere certe acque. E per qualcuno è proprio o nell'azienda dove lavorate, piuttosto che con con i soci. Adesso poi andiamo a vedere dopo ogni singolo esempio. Andiamo un attimo con la regina di bastoni. Cavaliere di spade. E fante di bastoni. Allora, se per caso lavorate con qualche vostro familiare o, o per caso avete un lavoro da tanto tempo, sempre nello stesso posto, ho come la sensazione che qui ci sia bisogno di sbocciare un pochettino e vi stiano tappando, scusate, le ali, vi stiano bloccando le ali, non so come si dica, però va bene, mi avete capito. Andiamo a vedere l'imperatrice. Fante di pentacoli e 9 di bastoni. Sì, perché qui giustamente avete anche un fante di bastoni. Lo andiamo a vedere dopo. Però ho come questa sensazione, ragazzi, che non riusciate a fare questo salto, non riusciate a fare questa comunicazione, non riusciate tanto bene a dirigere il gioco, ehm, perché siete un po' come agli inizi di questo percorso e quindi non avete ancora la materia completamente nelle vostre mani. Ma ho come l'idea che alla fine del periodo, con la carta dell'eremita, acquisirete questo tipo di dimestichezza, di saggezza sull'argomento. Andiamo a vedere l'appeso. 5 di pentacoli e fante di spade. Vi dirò che ci potrebbero essere dei rallentamenti con questo appeso, o anche dei blocchi proprio per quello che riguarda, mi viene come se fossero dei sottoposti, dei figli, dei dipendenti. Guardate, se siete in una situazione, adesso dipende dal fatto che siate figli o genitori, però se siete in un'azienda familiare, se rivestite il ruolo del figlio, vi dico che vi è difficile uscire o comunque spiccare il volo o comunque farvi notare in quel tipo di ambiente lì, perché vi appunto bloccano un pochettino. Se invece siete i genitori, vi dico che è come se ci fosse qualche tema legato al figlio che vi fa un po',
mi viene da dire immobilizzare, vi fa rimanere un po' lì così. Vedo anche questo 4 di coppe che è una carta dove dice, cioè, vi sento un po' dire no, non c'è speranza con lui o con lei. Però in realtà no, non è così, è solo che avete punti di vista diversi e probabilmente bisogna con questo appeso cercare di entrare un pochettino di più anche nel modo di pensare del figlio magari o del padre, adesso ripeto, dipende da chi siate voi. Andiamo a vedere un attimino, andiamo a vedere l'eremita. Morte e eremita, molto bene. Io sento che qui qualcuno, ragazzi, romperà con questo tappamento di ali, come vi dico. Romperà con degli schemi. Avendo due volte l'eremita ho come la sensazione che qualcuno prenderà la propria strada. Allora, qui abbiamo due volte la regina di bastoni. Qui è come se ci fosse una sorta di blocco a questa regina di bastoni, a quello che si può andando a sviluppare. E qui vedo tutto quello che invece sì, si svilupperà con grande determinazione, con grande entusiasmo. Il punto qual è? Che probabilmente vi manca un po' di maestria, dovete ancora affinare certe tecniche, dovete ancora imparare certi trucchi, magari avete ancora bisogno di, non lo so, fare un progetto più ampio o come la sensazione che non siate proprio dei maestri completi nel vostro settore, nella vostra materia, ma nonostante questo vi dico che avete tutte le conoscenze che vi servono per iniziare un'attività da soli, per rigenerare l'attività che già avete, per cambiare il tipo di obiettivi o appunto rimodellare, mi verrebbe anche da dire, questi obiettivi. Allora, andiamo a vedere carta, scusate, caso per caso. Se siete disoccupati, ragazzi, qua potrebbe effettivamente arrivare qualcosa, arrivare qualche tipo di lavoro, qualche tipo di comunicazione, mi viene da dire. Potrebbe essere comunque allora, non vedo sinceramente il fatto che ci possano essere già in questo semestre dei contratti a tempo indeterminato, però sì che il lavoro merita, nel senso che è un lavoro che secondo me vi piace ed è un lavoro che comunque è giustamente retribuito. Se foste dipendenti, ecco, qui ho come la sensazione che ci potrebbero essere degli attriti coi capi. Ecco perché vi dicevo che qui è come qualcuno verrà addirittura richiamato, ok? Potreste anche ricevere una lettera di richiamo ufficiale ed è un po' quello che vi fa rimanere lì e vi fa dire: ma ascolta, ma io dopo tutto quello che do all'azienda, dopo tutti questi anni, dopo tutto quello che faccio per, ma forse è il caso di staccarsi da questa azienda, di non perdere più tempo. Il fatto che ci sia l'appeso vi dà anche la possibilità di accettare che un certo tipo di situazione è così com'è. È vero che noi abbiamo delle aspettative, guardiamo al futuro, siamo pieni di speranza, però ad un certo punto bisogna vedere le cose così come sono, nella realtà dei fatti nuda e cruda. Mi piace il lavoro? Sì, no. Guadagno abbastanza? Sì, no. Quanto tempo voglio andare avanti così in questa situazione? E lì uno si fa poi delle domande e cerca anche di darsi delle risposte, ok? Per quello che riguarda i lavoratori autonomi, ehm, è come se faceste una sorta di fatica ad espandervi. E questo però secondo me è dovuto alle persone con le quali state collaborando o magari a certi clienti che già avete che comunque tendono a iperdisturbarvi, a distrarvi, a stressarvi anche mi verrebbe da dire perché sono quelle persone che ogni 5 minuti prendono il telefono
invece di farsi un elenco di quello che vi devono chiedere razionalmente, ogni volta che gli viene in mente qualche cosa, presi dall'impulso, telefonano e magari telefonano 10 volte al giorno. Comunque, scusate, sento che di movimento ce ne sarà, ok? Anche se ho come la sensazione che qui dovete come staccarvi da certe regole, da certi ideali per riuscire ad espandervi. Perché adesso è in una fase, siete in una fase dove va bene, tutto sommato, però non c'è questa espansione a livello aziendale, a livello magari anche solo caratteriale, personale, state facendo un lavoro che va a noia e avete bisogno di qualche cosa di più, insomma, ecco perché c'è la stella, è come se ci fossero, se ci fosse bisogno di nuovi obiettivi. E qui in effetti con il 3 di bastoni è come se iniziasse a guardare questi nuovi obiettivi, ragazzi. Per quello che riguarda la questione economica, allora devo dire che anche qui non vedo né grosse entrate né grosse uscite, sinceramente, tutto un po' lineare. Potrebbe essere utile però, per qualcuno di voi salvaguardare i propri risparmi, magari iniziare a fare degli investimenti, potrebbero essere investimenti, in attività, piuttosto che investimenti immobiliari, piuttosto che, magari investimenti in banca, assicurazioni, fondi pensione, non lo so, però è come se avessi bisogno di iniziare a occuparvi del vostro futuro. Per quello che riguarda invece gli investimenti che sono già in atto, mh, potrebbero esserci dei grattacapi, vi dirò. Amici del Capricorno, andiamo a vedere ancora un oracolo per concludere la lettura. Aspettati un miracolo. Lezione di oggi. Aspetta un miracolo. Qualche cosa arriverà nella tua vita che ti aiuterà nella tua guarigione. Assicché sii ricettivo e esprimi la tua gratitudine quando questo succederà. L'obiettivo: sapere che il mondo diventa un ricettacolo per il divino e se vedi il divino, scusate, sapere che il mondo si converte in un ricettacolo per il divino che vedi se vedi il divino in tutte le cose. Quindi è un po' come, ok, esprimo la mia gratitudine nell'attesa di questo miracolo. Vi dico, avete 2 volte la morte, quindi qui c'è un qualche tipo di rigenerazione. Per molti sarà a livello caratteriale, sento. Per altri c'è come questo bisogno di pensare di più al futuro, di pensare di più ad espandersi, a togliersi dei limiti. Potrebbe essere utile anche iniziare qualche corso di aggiornamento, potrebbe essere utile semplicemente far riferimento, cioè prendere come punto di riferimento, come spunto, come ispirazione persone che hanno già fatto un certo tipo di percorso nel settore che voi state percorrendo, appunto. Va bene Capricorno, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere con un commento, se avete piacere di sostenere il canale potete mettere like, potete iscrivervi, potete condividere il video, potete anche lasciare una piccola donazione, se poi volete iniziare un percorso di crescita con me potete contattarmi via mail oppure avete la possibilità di abbonarvi al canale. La sezione degli abbonamenti praticamente è una scuola dove io ho riunito 27 anni di studi
pratiche e insomma esperienza, e ho messo come tutto in un ordine per rendere più veloce per voi l'apprendimento. Comunque potete dare un'occhiata ai titoli dei video andando nelle playlist con le copertine lilla. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio, vi auguro un secondo semestre splendido e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!